Parlare o non parlare? Questo è il dilemma. Ciao a tutti e bentrovati sull'Ernamo. Quanti di voi riescono a capire perfettamente tutto quello che gli italiani dicono, ma quando arriva il momento di parlare si bloccano e iniziano a balbettare? Ebbene sì, questo è davvero un problema molto diffuso tra coloro i quali studiano una lingua straniera. Per questo nel video di oggi ho deciso di provare a indagare le cause di questo problema e cercare di trovare una soluzione per contrastarlo. E indovinate un po'? Ho trovato non una, ma ben 3 soluzioni, trucchetti o strategie, chiamateli come volete, che vi aiuteranno a migliorare le vostre abilità orali in italiano o in una qualsiasi altra lingua straniera voi stiate studiando. Secondo le mie ricerche, questo problema deriverebbe principalmente dal fatto che la maggior parte della gente che studia una lingua straniera non ha mai o quasi mai l'occasione di parlarla con altre persone. Infatti, la maggior parte degli sforzi si concentrano sullo studio della grammatica attraverso libri, spesso vecchi e obsoleti, o sull'ascolto attraverso film, canzoni, serie TV e così via. Tutto questo va benissimo, ovviamente, non dico che sia inutile, anzi, se lo fate, continuate a farlo, perché è sicuramente una parte importante dell'apprendimento, ma da sola non è sufficiente. Per parlare davvero una lingua straniera, però, è necessario mettere in pratica le proprie conoscenze, e cioè parlare quella lingua con altre persone, possibilmente madrelingua. Ehi tu, ti vedo, so che adesso stai pensando: brava Graziana, non ci dici nulla di nuovo, ma come possiamo fare se nella nostra città non c'è nessuno con cui parlare quella lingua? Cosa dovremmo fare? Lo stai pensando, vero? Lo so, vi capisco perfettamente. Questo è un problema che accomuna tutti coloro i quali studiano lingue straniere. È normale, ma è per questo che c'è qui Graziana. Quindi cominciamo subito con la prima soluzione che ho trovato per risolvere questo problema. italki, lo sponsor di questo video. Italki è un sito internet che ospita al suo interno una miriade di professori madrelingua di praticamente qualsiasi lingua. Comodo, vero? Eh già, loro sono disposti a insegnarvi non soltanto la grammatica, ma anche semplicemente a fare conversazione con voi, il che è una soluzione ottima al problema di non avere nessuno con cui parlare la lingua che state studiando. Come molti di voi già sapranno, tra questi insegnanti ci sono anche io. Quindi se volete praticare o migliorare il vostro italiano parlato, magari per evitare di balbettare o di bloccarvi durante una conversazione con dei madrelingua, potete prenotare una lezione con la sottoscritta quando vi fa più comodo. E già, quando vi fa più comodo, perché l'orario e il giorno della lezione li scegliete voi. Inoltre, se vi iscrivete utilizzando il link che vi ho lasciato qui sotto in descrizione, riceverete $10 in omaggio sul primo acquisto. Cosa aspettate? Dunque, io vi consiglio caldamente di provare italki, ma se proprio non volete farlo, non vi preoccupate. Ho altre 2 strategie per voi da seguire per parlare bene. La seconda strategia, che sembra funzionare piuttosto bene, è quella di parlare con se stessi. Sì, lo so cosa state pensando. Anche io spesso mi sento un po' ridicola a parlare da sola con me stessa, ma vi garantisco che è molto efficace. Pensateci, quanto tempo passiamo al giorno parlando e riflettendo nella nostra mente? Quindi, perché non farlo in una lingua straniera?
Provateci e vi assicuro che dopo qualche settimana già comincerete a parlare meglio, perché la vostra mente si abituerà a funzionare nella lingua che state studiando, evitando dunque quel fastidioso problema che è la traduzione nella mente. Infatti, tradurre nella vostra mente dalla vostra lingua alla lingua straniera che state studiando è un processo lento, macchinoso e poco naturale che vi impedisce di esprimervi in maniera appropriata. Se invece voi abituate la vostra mente a pensare nella lingua straniera che state studiando, non avrete più bisogno di tradurre, perché i vostri pensieri saranno già in quella lingua. Non so se ha davvero senso quello che ho detto, però vi garantisco che funziona, quindi provateci. Passiamo adesso alla terza strategia. Qual è? Facile! Lasciare un mi piace a questo video, iscrivervi a questo canale e attivare le notifiche cliccando sulla campanellina. No, aspettate, prima di chiudere il video, sto scherzando, c'è ancora un'altra strategia, sul serio, per voi. La terza cosa che può davvero dare una spinta alla vostra abilità di parlare in una lingua straniera è chattare. Sì, credetemi, chattare è un modo molto efficace per parlare fluentemente, perché quando scriviamo non facciamo altro che seguire lo stesso processo che eseguiamo quando parliamo, e cioè pensare velocemente e dare voce a quello che pensiamo. E ora vi starete chiedendo: come faccio a trovare qualcuno con cui chattare in una lingua straniera? Andiamo, oggigiorno trovare qualcuno con cui comunicare scrivendo è davvero molto facile. Pensate al passato, un tempo era necessario prendere carta e penna, scrivere, andare alla posta, comprare un francobollo, spedire e sperare che la vostra lettera arrivasse a destinazione. Ma adesso vi basta solo un cellulare. Infatti esistono tantissime app sia per iOS che per Android che vi permettono di mettervi in contatto con persone da tutto il mondo che stanno studiando la vostra stessa lingua straniera. Penso che sia l'ideale per scambiare conoscenza, no? Ce ne sono davvero tantissime e sapete qual è il bello? La maggior parte di queste applicazioni è gratuita. Comodo, no? Non mi credete? Allora andate su Google e digitate imparare le lingue chattando. Vedrete saltar fuori una lunga lista di applicazioni molto interessanti e molto utili. Se poi preferite una comunicazione più lenta di una chat, intendo dire meno immediata, allora quello che fa per voi sono i forum. Anche questi sono gratuiti. Comodo, no? E sono perfetti perché comunque vi permettono di scambiarvi idee, conoscenze e informazioni con altre persone che hanno i vostri stessi problemi. Chiaramente, affinché lo scambio sia efficace, dovete cercare qualche forum che contenga argomenti di vostro interesse, non so, la moda, le auto, il calcio, i viaggi, la cucina, quello che vi piace. Per esempio, io penso che Reddit sia molto utile in questo senso, perché ha una comunità molto attiva e si può parlare praticamente di qualsiasi argomento. Ah, ovviamente, se voi conoscete altri forum o in generale altri metodi per migliorare le abilità orali in una lingua straniera, scrivetemelo nei commenti. Scambiamoci conoscenza e aiutiamoci a vicenda. Se invece la vostra difficoltà sta nel memorizzare nuovi vocaboli, quindi nuove parole, allora non dovete assolutamente perdervi il video che ho realizzato proprio sul tema della memorizzazione. Per oggi è tutto, ma vi ricordo che se state imparando l'italiano o se semplicemente volete seguirmi in maniera più attiva, potete cercare sui social Lernamo, quindi su Instagram, su Facebook e su Twitter. A presto! Ciao!